Ciao amici, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo angioletto e potete farlo sia nella versione maschile che femminile, oppure potete farli natalizi, andate a fare tutti i rossi, gli abitini e potete appenderli all'albero di Natale. Sono molto graziosi e si prestano per varie diciamo ricorrenze. È bello da poterlo tenere sia così che appenderlo magari con un appendino, oppure possiamo metterlo semplicemente così appoggiato su qualche tavolino. L'ho fatto sotto richiesta questo video tutorial, poi lo pubblico per farlo vedere anche a voi. Questo è l'angioletto, andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa dell'angioletto abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni due maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri, 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie. Riempiamo con la vatta sintetica, facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, saranno 12 maglie. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Questa sarà la testa, andiamo a dare un po' la forma creando il mento in questo modo. Spingiamo un po' l'ovatta verso la base qui. Per le braccia con il filato color carne abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 8 maglie basse. Ora andiamo a sostituire il filato con il filato che vogliamo dare al vestito dell'angioletto e andiamo a fare per altri 12 giri le 8 maglie con questo filato. Alla fine io ho fatto 14 giri, vado a riempire con l'ovatta sintetica, poi riprendo il filato color carne e vado a fare per altri 3 giri di 8 maglie con questo filato color carne. Poi vado a fare una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 6 maglie, e poi proseguo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte dopo aver riempito un po' con l'ovatta sintetica. Stacchiamo il filo, queste saranno le braccia che poi andremo a piegare un pochino in questo modo e andremo a posizionare la testa dopo aver fatto però le maniche alle braccia. Per le maniche abbiamo una catenella di 10 maglie, andiamo a chiudere ad anello in questo modo e andiamo a lavorare un altro giro di 10 maglie su queste appena lavorate. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse, un aumento a prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse, un aumento a prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse, stacchiamo il filo e andiamo ad inserire al braccio. Facciamo la stessa cosa anche per l'altro lato. Per le ali facciamo in questo modo, andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo poi l'anello. Chiudiamo l'anello con una maglia bassissima e lavoriamo 12 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 12 maglie basse nelle 12 catenelle. Entriamo nella maglia qui dell'anello e facciamo una maglia bassissima e giriamo il lavoro. Giriamo il lavoro in questo modo e andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle prime 10 e dobbiamo prenderle in costa dietro. Le prendiamo in questo modo e lavoriamo le 10 maglie. Giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione della seconda maglia, in totale poi saranno 8 maglie e le lavoriamo sempre in costa dietro.
Arriviamo poi alla base dell'anello e facciamo una maglia bassissima, giriamo il lavoro e lavoriamo questa volta 6 maglie sempre lavorate in costa dietro. Prendiamo sempre la maglia in questo modo e lavoriamo 6 maglie basse, giriamo il lavoro e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione della seconda maglia e lavoriamo solo 4 maglie e possiamo staccare il filo. Quindi andiamo qui, poi facciamo la maglia bassissima e stacchiamo il filo e ne andiamo a fare un'altra uguale in questo modo. Queste saranno le ali del nostro angioletto. Per i capelli andiamo a prendere il filato marrone o qualsiasi colore voi vogliate e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo una maglia in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ora facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare la frangia tutto intorno, diciamo, ai capelli, e andiamo a fare 1 2 3 4 5 e 6 catenelle e poi facciamo 6 maglie basse nelle 6 catenelle. Quindi andiamo qui, facciamo le nostre 6 maglie basse. Poi torniamo di nuovo alla base e andiamo a fare una maglia bassissima alla prossima maglia e ripetiamo questa sequenza per tutto il giro fino a riempire tutta la parte. A circa metà del viso andiamo ad inserire gli occhietti di plastica, poi volendo li potete anche ricamare come preferite, fate ciò che più vi piace, e poi con il filo bianco andiamo a contornare gli occhietti che abbiamo inserito. Volendo potete metterli con la colla a caldo oppure usare proprio diciamo la base per chiuderli prima di andare a chiudere tutto il viso, come preferite. Io preferisco farlo in questo modo. Poi vado ad inserire un po' di colla alla base dopo aver messo anche il contorno degli occhi bianco. Vado a fare in questo modo, vado a girare intorno all'occhio così e poi vado a fissare il filo dietro. E poi utilizzando un po' di filo nero andiamo a fare le ciglia e le sopracciglia. Per le ciglia sull'occhio vado a fare in questo modo, passo sopra e poi esco lateralmente così e vado a bloccare il filo. Stessa cosa per l'altro occhio. Poi vado sopra e vado a fare le sopracciglia. Posizioniamo i capelli in questo modo e andiamo a cucire. Blocchiamo prima con gli spilli tutto bene intorno e poi andiamo a cucire maglia per maglia. Andiamo a cucire qui e a bloccare il filo alla mano e poi andiamo a bloccare anche le maniche cucendole bene tutto intorno da una parte e anche dall'altra parte. Per l'aureola vado a fare con il filato dorato una catenella di 20 maglie e vado a lavorare 20 maglie basse nelle 20 catenelle e poi stacco il filo.
Ho sporcato le guance con un po' di fard e poi i capelli possiamo sistemarli come più ci piace, li possiamo mettere più abbassati, più alzati, decidete un po' voi come più vi piace il vostro angioletto. Andate poi a cucire la testa sulle braccia e poi andiamo a mettere le mani conserte in questo modo e andiamo poi a cucire l'aureola sopra alla testa e le ali dietro da un lato e dall'altro dell'angioletto. Fermiamo la testa sulle braccia con gli spilli e poi andiamo a cucire bene tutto qui e poi andiamo a cucire le mani. Ed eccolo terminato, questo è il mio angioletto terminato, spero che questa versione vi piaccia, potete farlo anche nella versione femminile, basta allungare leggermente i capelli e farlo come più vi piace, potete fare dei colori che più vi piacciono, potete fare natalizio oppure lo potete fare tutto bianco come più vi piace, potete cambiare il colore dei capelli e saranno graziosissimi. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, a presto! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.